In questo video voglio spiegare una volta per tutte che cos'è l'OPAP e a cosa serve. Quelli che non lo conoscono sapranno finalmente di che cosa si tratta, mentre per quelli che già sanno a che cosa serve non vi preoccupate che male non vi fa. Ho inserito talmente tanti dettagli che sicuramente qualcosa vi sarà utile. 7 anni fa creai questo video a riguardo. L'OPAP è questo simpatico affarino di metallo o di plastica, questo qui in metallo, è il sistema che permette al pallino di andare molto lontano. Beh, sicuramente le mie doti grafiche e tecniche sul software non è che erano proprio al massimo, quindi cancellate dalla mente questo obbrobrio e godetevi la versione aggiornata. Questo è il nostro gruppo OPAP e guardate quante belle cose che ci sono al suo interno. Eh già, ma tranquilli, nulla di troppo complicato, sono qui apposta per porre fine ai vostri dubbi. L'OPAP ha 3 punti di accesso. Quello inferiore, dove si aggancia il caricatore per la risalita dei pallini, quello posteriore, dove passa lo spingipallino che convoglia l'aria compressa, e infine quello anteriore, dove trova alloggio la canna interna. Ma ora soffermiamoci sul meccanismo principale, ovvero quello relativo alla ghiera di regolazione. Esattamente, questa è la rotellina che vediamo dall'otturatore del fucile. Quello al centro è un piccolo ingranaggio che fa da ponte all'ultimo. Ed è proprio quest'ultimo che regola direttamente lo spostamento del pressore. A questo ingranaggio mancano alcuni denti. Tutto normale, serve a bloccare la corsa per la regolazione, altrimenti la rotella girerebbe a vuoto e noi non avremmo un metro di misura sulla quale regolarci. Ma andiamo a vedere cosa succede lì sotto. Questa è la leva sulla quale poggia il pressore, ovvero quel piccolissimo cilindro in gomma, che schiaccia di pochi millimetri il gommino PAP. Il tutto è reso possibile dalla finestrella superiore presente sulla canna. Questo anello fa in modo che la canna non si inclini rispetto al gruppo OPAP, mentre questo tassello di plastica è colui che blocca e tiene in posizione la canna, ancorandosi alle scanalature dedicate. La piccola molla in alto serve a mantenere ben premuto indietro il gruppo OPAP, verso il gearbox. E per finire, questo bordo presente su entrambi i lati ne permette il corretto posizionamento scorrendo lungo le guide presenti nell'upper receiver del fucile. Ma entriamo ancora più nel dettaglio. Questa è la canna vista dall'interno. Come vedete, sotto al gommino è presente una piccola sporgenza, ed è proprio quest'ultima a toccare direttamente il pallino. Più il pressore viene spinto verso il basso, più il pallino andrà verso l'alto. Per capire meglio, vediamo ora la canna sezionata dal fianco. Una volta che il pressore scende sul gommino, la sporgenza si fa sempre più accentuata. Quando il pallino passa al di sotto, viene pizzicato dalla gomma che, per effetto fisico, comincia a ruotare all'indietro, per poter così compensare la forza di gravità. Per concludere, vediamo le varie traiettorie che può compiere il pallino in base alla regolazione. Se lasciamo l'OPAP azzerato, quello che otteniamo è un pallino che cade dopo circa 15, massimo 20 metri. Se lo regoliamo al massimo, pensando che così il nostro pallino andrà più lontano, beh, non è proprio così, in quanto salirà verso l'alto dopo pochi metri, per poi cominciare a cadere dall'alto come se fosse il colpo di un mortaio. Il pallino, sì, andrà lontano, ma non è per nulla gestibile dal punto di vista della precisione. Se lo regoliamo bene, avremo un pallino che andrà bello dritto, fino a circa 40 metri. Sicuramente un'ottima regolazione, ma se le nostre giocate si svolgono principalmente in ambito boschivo, possiamo ottenere qualche metro in più, andando ad abbassare di poco il pressore. Questo darà al pallino una leggerissima impennata verso l'alto, permettendoci di guadagnare una manciata di metri in più. Ovviamente a tutto questo vanno aggiunte un sacco di variabili, come il peso del pallino, il diametro della canna, la morbidezza del gommino, se il fucile è di serie oppure è stato customizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio approfittare di questa inquadratura per mostrarvi le ultime due cose, ovvero come si va a smontare il gruppo OPAP dalla replica. So che per molti di voi può essere una cosa molto semplice, però voglio rendere il più completo possibile questo tutorial e allo stesso tempo farvi vedere un'altra tipologia di OPAP che ha lo stesso principio di funzionamento come quello che vi ho appena fatto vedere, però a livello estetico e progettuale ha delle piccole differenze. Per andare a smontare il gruppo OPAP è davvero molto semplice, basterà agire su questo perno qui davanti. Alle volte si riescono anche a premere con le dita, ma se sono un po' duri vi potete aiutare con una brugola o un cacciavite. Non perdetelo. Fatto questo, l'upper receiver vedete che già si stacca, poi non vi resta che sfilare in avanti l'upper receiver tirando anche indietro un po' la leva d'armamento. Spesso e volentieri vedete si va ad agganciare a questo piccolo dentino qui sopra. Sfiliamo tutto in avanti e dal nostro upper receiver con tanto di rail andiamo a sfilare l'OPAP.
Questa qui è appunto la versione aggiornata. Come vedete hanno rimosso i 3 piccoli ingranaggini presenti qua sul fianco e sono stati sostituiti da questa grande rotella qua sul posteriore. È molto più semplice perché è un solo componente e allo stesso tempo è anche più comoda da girare perché è più grande, quindi c'è più spazio per passare con il dito all'interno della finestra dell'otturatore. Ora vi metto uno sfondo bianco qui sotto così potete vedere bene la gobbetta che vi ho fatto vedere prima nell'infografica. Guardate, giro la rotella e si forma la gobbetta. Questo è anche un piccolo test che vi consiglio di fare se per caso vedete che l'OPAP non funziona molto bene, assicuratevi di vedere appunto questa situazione qua. Magari si è un po' spostato il pressore oppure avete fatto voi un po' di manutenzione e quindi vi è saltato via e non ve ne siete resi conto perché è davvero molto piccolo quel pezzettino. Senza di quello l'OPAP è praticamente inutilizzabile. Voglio anche svelarvi un piccolo trucchetto. Se per caso perdete o vi si rompe, non so come perché è veramente difficile rompere il pressore, potete sostituirlo andando a tagliare un piccolissimo pezzetto di cannuccia delle penne, per intendersi la parte interna, quella che contiene l'inchiostro. Andate nella parte superiore, ovviamente dove non c'è l'inchiostro, e ricavate appunto un piccolo cilindretto e lo andate a posizionare al posto del precedente pressore. Magari nell'attesa che vi arrivi un nuovo pressore usate quello. Oh, finalmente mi sono tolto il peso di questo video che avevo nella lista dei video da fare già da un bel po' di tempo e volevo a tutti i costi andare a sostituire quel brutto e orrendo vecchio video di 7 anni fa che probabilmente lascerò sul canale perché fa parte del mio percorso. Non vi affidate a quello, che è una cosa terribile. Giusto per farvi 2 risate, se volete cliccate qua sopra e ve lo andate a vedere. Detto questo vi ricordo che lasciare un bel like al video e magari iscrivervi al canale con quella benedetta campanella che come al solito non vi fa nulla di male, per voi è una cosa completamente gratuita ma a me dà un sacco di soddisfazione e mi permette di darmi la carica giusta proprio per affrontare video di questo tipo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!